Sono Giada Cannas, CTO e co-founder di Neurospit e oggi vi racconto una storia. Mia mamma, all'età di circa 35 anni, inizia a soffrire di due sintomi molto comuni come ansia e depressione, seguito poi da un tremolio delle mani. Ci sono voluti ben 10 anni prima di una diagnosi definitiva. Silvana, mia mamma, è affetta dal morbo di Parkinson. Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa con sintomi motori e cognitivi, ma una delle problematiche maggiori per questi pazienti è l'iter diagnostico, che prevede un esame clinico associato a delle tecniche radiologiche come PET, TAC e risonanza magnetica, utilizzate però quando la malattia è ormai in stadio avanzato. L'unica certezza di diagnosi è un esame istologico post-mortem. Le metodiche oggi in uso hanno dei limiti in funzione ai tempi perché richiedono sino a 10 anni prima di una diagnosi definitiva, con diagnosi errate nel 50% dei casi e costi elevati, sino a $31.000, e richiedono sempre la presenza di personale specializzato. Neurospit è la soluzione. Abbiamo un dispositivo diagnostico di nuova generazione in vitro che corre su due binari di ricerca. Uno è quella scientifica dei biomarcatori e l'altra è quella dei biosensori già brevettati all'Università di Cagliari. La nostra innovazione sta nell'unione di questi due campi di ricerca. I nostri vantaggi sono diversi. Abbiamo dei risultati in pochi secondi con un'accuratezza superiore al 99%, con costi di produzione inferiori ai 5 euro, e il suo utilizzo non richiede la presenza di personale specializzato. Il kit di dimensioni di una carta di credito e monouso, tramite un campione di saliva, individua un biomarcatore per il morbo di Parkinson già convalidato in letteratura scientifica, quindi altamente selettivo e affidabile, agevolando il medico nella diagnosi già dopo l'insorgenza dei primi sintomi. Il nostro target sono pazienti da 40 anni in su, che acquisteranno il test direttamente in farmacia e lo utilizzeranno insieme al medico, oppure il kit sarà utilizzato negli ospedali durante una visita specialistica. Ci faremo conoscere partecipando a convegni dedicati. I nostri competitor sono le attuali metodiche diagnostiche in uso, con limiti in funzione all'accuratezza e alla facilità d'uso, che noi riusciamo ad abbattere. I pazienti affetti dal morbo di Parkinson cresceranno da 16,7 a 19 milioni di casi nel 2025, con un aumento del 3% di nuove diagnosi all'anno. Ci facciamo un nuovo mercato diagnostico in vitro, cioè utilizzando solo campioni cellulari, in forte crescita, che solo per il Parkinson va da 3,4 a 6,2 miliardi di dollari, con un aumento del 7,8% all'anno. Concluso lo studio sul biomarcatore della saliva, nell'aprile del 2021 avremo pronti i primi kit e dopo aver acquisito tutte le certificazioni saremo pronti ad metterci sul mercato italiano da settembre del 2021, per poi espanderci in quello europeo nel febbraio del 2022. Chiediamo 300.000 euro che ci serviranno per velocizzare la prototipazione del kit, ottenere le certificazioni e saremo pronti ad metterci sul mercato italiano ed estenderci poi a quello europeo, raggiungendo il punto di pareggio tra il secondo e il terzo anno. In un futuro, vista la versatilità del prodotto, vorremmo utilizzare il kit anche per altre patologie neurodegenerative e non solo, utilizzando altri biomarcatori, considerato che il mercato del test rapidi cresce ogni anno dell'8,8%. Il nostro team è così composto: Andrea Mureddu, responsabile organizzativo, Consuelo Sanna, responsabile tecnico della progettazione, Alessandra Carta, divulgatrice scientifica, Matteo Ledda, esperto in marketing, ed io, Giada Cannas, responsabile della ricerca scientifica. Siamo supportate dalle professoresse Annalisa Bonfiglio, presidente del CRS4, e Anna Rosa Carta, docenti presso l'Università di Cagliari e attrici del kit. Perché credere noi nel nostro progetto? Neurospit usa lo stato d'arte della tecnologia in un settore destinato a crescere esponenzialmente, con infinite applicazioni che potrebbero davvero migliorare il mondo diagnostico. Sostenuti da brillanti ricercatrici, con passione e determinazione siamo il team giusto per questa sfida. E poi perché? I pazienti devono combattere la malattia e non aspettare una diagnosi. Vi lascio i miei contatti.